Buongiorno, oggi siamo in compagnia del dottor Corrado Tinterri, direttore della Breast Unit di Humanitas. Buongiorno dottore. Buongiorno. Allora, oggi parliamo ovviamente di tumore alla mammella, che è uno tra i 5 tumori più frequenti e si stima che nell'ultimo anno siano stati diagnosticati circa 53.000 nuovi casi. Ecco, un po' di fronte a questi numeri era un po' inevitabile ed era evidente che una Breast Unit non potesse fermarsi neanche di fronte al coronavirus. Che cosa avete fatto voi durante questo periodo? Noi abbiamo continuato a lavorare, così come da direttive regionali, in cui purtroppo devo dire hanno complessivamente ridotto l'offerta senologica in Regione Lombardia e anche in Italia, facendo degli hub ai quali si sono rivolte le donne con problemi acuti di questo tipo. Certamente tanti ospedali si sono ridotti, abbiamo fatto una survey, un sondaggio con Seno Network Italia ed effettivamente quasi l'80% dei centri di senologia italiani erano all'interno di ospedali Covid, quindi ne hanno certamente risentito con una riduzione quasi del 60% della chirurgia complessiva, quindi dei dati molto importanti. Per fortuna grandi centri hanno un po' sopperito a questa realtà, ma certamente il numero dei tumori che non sono stati diagnosticati sarà un dato con cui dovremo confrontarci. Humanitas era hub oncologico? Humanitas era hub oncologico, noi abbiamo continuato con la stessa offerta, lavorando addirittura di più perché alcuni colleghi hanno avuto dei problemi, però abbiamo mantenuto quello che era l'asse normale di offerta chirurgica rispetto al tumore del seno. Ecco, adesso in questo momento qua, fase 2, riniziamo un po' la vita in normalità. Alcuni pazienti hanno un po' di paura a venire in ospedale, a sottoporsi a un'operazione chirurgica, magari anche a fare una terapia oncologica. Lei cosa si sente di dire ai suoi pazienti? Di dimenticare la paura, assolutamente, perché, ripeto, oggi questi sono ospedali Covid-free, sono percorsi tranquilli in cui né noi né loro rischiamo nulla, quindi abbiamo tutte le condizioni per dei controlli adeguati, ovviamente che devono essere messi in atto, perché certamente è stata un'epidemia, è stata una realtà che ci ha segnato, quindi i pazienti devono fare il tampone, i pazienti eventualmente a dubbio devono fare una lastra del torace, la TAC non viene più fatta, non è più necessaria, però le donne devono tornare ad essere tranquille, devono tornare a frequentare i sistemi di screening, gli ospedali, tutto quello che rappresenta la prevenzione rispetto al tumore al seno, oltre che la cura, che ovviamente viene garantita ed è sempre stata garantita. Quindi si trovano davanti, quando entreranno poi nel suo ambulatorio, un ospedale sicuro. Assolutamente sì, non devono aver paura di venire in ospedale. Ecco, quando parliamo lei ha parlato di chirurgia, bisogna anche parlare di tempistiche. Una donna che entra all'interno dell'ospedale per sottoporsi a un'operazione chirurgica, in media quanto starà all'interno dell'ospedale? Adesso noi cerchiamo di ridurre al massimo il ricovero per questo tipo di patologia. Già oggi devo dire l'applicazione del day surgery viene molto utilizzata perché per fortuna le nostre convalescenze sono abbastanza veloci, però per pazienti ad esempio che devono fare una mastectomia con ricostruzione ancora rimangono dentro almeno una notte per motivi ovviamente di controllo prudenziale. Però abbiamo ridotto moltissimo la degenza per questa patologia, che è un fatto molto positivo. Anche certo. Poi sul profilo della sicurezza sicuramente si sta meno in ospedale, quindi saranno anche un pochino più tranquille le donne. Certo, però noi, ripeto, abbiamo creato un percorso per cui anche se sono a casa sono sempre a stretto contatto con i chirurghi e con il sistema sanitario. Ecco, forse in questo momento qua è anche importante un po' ricordare quali sono i campanelli di allarme che fanno dire a una donna, a una paziente: devo contattare il mio senologo di riferimento. Sì, certo, parlare di questo a volte sembra un po' superato, perché noi oggi non dobbiamo aspettare che la donna si senta un nodulo per venire a farsi vedere dal senologo, quindi noi abbiamo lanciato la cultura della personalizzazione del rischio, che è quello che ci ha fatto vincere tante battaglie di prevenzione. E quindi la donna, soprattutto donne che hanno avuto una madre in famiglia o familiari col tumore al seno, devono andare incontro a dei percorsi definiti, dedicati, costruiti sul rischio individuale, e quindi tutte le donne devono fare una visita senologica e sapere come comportarsi rispetto a questi controlli. Certamente una donna che si accorge di un nodulo, si accorge di un cambiamento della cute della mammella, di un sanguinamento del capezzolo, di un cambiamento dell'aspetto dell'areola del capezzolo, deve certamente richiedere una visita senologica urgente, perché è un dato che va approfondito con una visita specifica senologica, con eventualmente un'ecografia, una mammografia
quello che il senologo ritiene necessario per quel caso. Dottor Tinterri, la ringrazio. Grazie a per il voi. tempo che ci ha dedicato. Noi salutiamo i nostri amici a casa e a un prossimo appuntamento. Grazie, buongiorno.